Ciao a tutti, benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi ci facciamo una bella passeggiata per vedere un po' gli interventi che sono quelli della pulizia del nostro giardino, perché c'è veramente un bel po' di pulizia da fare. Il giardino si presenta spoglio, piante addormentate, quindi è tutto molto fermo, gran parte delle piante non vanno seguite, vanno lasciate a riposo, fare il loro riposo invernale, e infatti non effettuerò nessun tipo di potatura, soprattutto in questo periodo in cui ci sono delle gelate continue tutte le notti, anche abbastanza potenti devo dire. Non è ancora arrivata la neve, la sto aspettando perché so che arriverà prima o poi. Probabilmente la settimana prossima cadrà qualcosa dal cielo di neve, almeno così ho visto le previsioni, poi bisogna vedere perché ultimamente in questi anni non sta più nevicando abbondantemente, c'è sempre qualche spolverata di neve, però è sempre abbastanza veloce, qualcosa che poi va via abbastanza presto. Dicevo che alcune piante sono in stato di riposo, altre invece sono in uno stato vegetativo ma ferme per quello che riguarda il gelo. Quando finiranno un pochettino le gelate, arriveremo nel periodo dei primi giorni di febbraio, credo, comunque metà febbraio, molte esploderanno con la loro fioritura e tra questi ci sono gli ellebori. Io ne ho qualcuno qui in giardino e hanno già i fiori pronti per tirarsi fuori dalla pianta e svettare in altezza, però sono fermi proprio per questo problema di freddo particolarmente intenso e di gelo notturno che blocca completamente la crescita delle piante nel giardino. In questa passeggiata vedremo cosa c'è da fare come pulizia qui nel mio giardino, e in più c'è anche una raccolta di foglie da fare, soprattutto quelle che sono cadute dalle rose. Comunque lo vediamo dopo in questa passeggiata che ci facciamo insieme, in questa mattinata in cui c'è un bellissimo sole, non particolarmente potente, però scalda un pochettino e quindi si sta anche bene ed è proprio il momento giusto per fare qualche intervento. Tra le piante che in giardino danno sempre un aspetto abbastanza disordinato in inverno sono le felci, perché come potete vedere anche qui le foglie si sono completamente seccate, creano questi grossi cespugli di foglie secche, tra l'altro anche molto marroni, e quindi fanno proprio danno un aspetto un pochettino al giardino un po' disordinato. Questo è il periodo adatto per poter tagliare le felci, perché le foglie delle felci, perché sono anche loro in uno stato di riposo e quindi possiamo tagliarle alla base utilizzando la cesoia. Io uso sempre i guanti in giardino perché c'è sempre un problema che comunque anche in inverno qualche animale si muove, potrebbe esserci qualche ragno che magari andiamo a disturbarlo, potrebbe morderci. In Italia non ci sono dei ragni che sono particolarmente pericolosi, c'è una o due specie di ragni in cui bisogna fare veramente molta attenzione, però solitamente nei nostri giardini troviamo proprio i ragni del giardino, però anche loro possono morderci e darci qualche problema. Per quello che riguarda le felci, quello che dobbiamo fare è andare a districare un po' tutto il materiale, andare un pochettino alla base e tagliare tutte le foglie che si sono seccate, poi raccoglierle. Possiamo portarle nel compost perché è anche un materiale abbastanza adatto a essere portato nel compost. Ricordo sempre che il compost, perché abbia una buona funzionalità, deve essere riempito con del materiale a strati, quindi andremo a portare le foglie secche che sono appunto molto secche, e dopo aver fatto uno strato all'interno delle nostre compostiere andremo poi ad aggiungere uno strato invece di roba molto più umida, come gli scarti delle verdure della cucina ad esempio, o della frutta. Così alterniamo uno strato secco e uno strato umido, uno strato secco e uno umido. In questo modo la parte secca darà modo all'aria di circolare all'interno e tutto il funzionamento della compostiera si mette in atto. Continuo a tagliare le mie felci arrivando quasi fino alla base. Qualche foglia ancora verde, ma io faccio che tagliarla in modo da ripulire un po' qui. Questa è una zona di un muretto che è stato tra l'altro anche ricoperto ormai da un'edera invasiva, ma dopo vediamo anche come fare per contenere un pochettino l'edera, perché questo è anche un periodo adatto per poterla contenere e dargli comunque una forma se si è arrampicato in un muretto.
Vedete che liberando anche soltanto una piccola zona con le felci appaiono più chiare delle cose. Io qua dietro ho trovato una canna di bambù che era infilata là dentro, che non era molto visibile, è stata qui per tanto tempo. In più qui c'è un muro di pietra, pietre sovrapposte una sull'altra, senza cemento, senza niente, che col tempo si sta muovendo e quindi le pietre si spostano. Facendo una buona pulizia invernale è l'occasione giusta per poter ripristinare anche un pochettino questo muretto di pietra, per poterlo rimettere un pochettino a nuovo, in modo da far sì che non crolli. Adesso la parte del muretto più preoccupante, diciamo, qua in giardino è quella completamente ricoperta dall'edera. Io non andrò a eliminare tutta l'edera tirando eccetera, andrò soltanto a sfoltirla un po' per far venire fuori un pochettino il muro, per vedere gli interventi da fare, perché ci sarà da mettere un po' di cemento e recuperarlo un pochettino. Qui interventi di manutenzione non abbiamo mai fatti e non abbiamo mai particolarmente curato questo angolo del nostro giardino. Infatti, come potete vedere, c'è edera dappertutto, rovi che sono cresciuti dappertutto, qui c'è un frassino che si sta sviluppando. Comunque, facendo un po' di pulizia tutto appare più chiaro e quindi l'inverno assume proprio questa importanza come stagione in cui poter effettuare poi anche dei lavori di manutenzione. Quando arriva l'inverno io solitamente faccio questi giri qua in giardino cercando di ripulire molto spesso quest'area appunto del muretto, perché cercando di togliere un po' di edera, perché l'edera è veramente una pianta anche molto bella. Vediamo, al momento quello che devo fare qui è cercare di ripulire questo muretto che tutti gli anni si ricopre con quest'edera. Io l'edera la taglio in questo modo, cercando di fare sfoltirla un po', togliere tutto ciò che c'è di lungo, come questi lunghi rami che crea l'edera nella sua crescita, e poi prima di portarla nel compost io faccio ancora una sorta di cerco di triturarla ancora un po' con la cesoia. Questo perché l'edera, se lasciamo dei rami molto lunghi per terra, ci piove e c'è una condizione adatta, radica e poi riparte. Quindi io cerco sempre di sminuzzare tutta l'edera che raccolgo in giardino e poi la porto nel compost, in modo che non gli do l'opportunità di poter mettere di nuovo radici e trovarmi edera che esce poi dalle mie compostiere. Qui c'è un lavoretto un po' lungo da fare e c'è edera veramente dappertutto, però qua sotto c'è questo muretto che, non avendo mai avuto manutenzione, che cosa succede? Pian piano si sta spostando, era molto più in su, nel tempo le pietre si spostano anche ad opera del freddo, del gelo, delle piogge eccetera, e anche per l'intervento dell'edera che è entrata all'interno e quindi muove un po' il tutto, e quindi pian piano questo muretto sta venendo in qua. Quest'anno vediamo se riusciamo a cementificarlo un po', inserire un po' di cemento sparandolo all'interno, in modo da bloccare un pochettino questo movimento in avanti che sta facendo nel corso degli anni. Adesso mi metto qui, lavoro un pochettino con quest'edera, così vediamo se riesco a tirar fuori il muretto che è veramente ricoperto da questa marea di vegetazione. Sono andato avanti un po'. È un lavoro veramente molto impegnativo, non lo farò di questa mattina perché è un lavoro che secondo me richiederà una giornata, la pulizia di tutta questa parte qui, perché oltre i rami piccoli dell'edera che si tagliano facilmente con una cesoia, ci sono dei rami che sono veramente spessi. Qui bisogna usare o una piccola motosega o un bel seghetto che taglia bene, anche per eliminare questo frassino che sta crescendo qui. È una vita che questo frassino cresce, andrebbe tagliato proprio alla base e comunque poi emetterà comunque sempre i suoi nuovi rami, però seguendolo nel corso del tempo si può controllare. Il giardino è un posto meraviglioso, fantastico, però richiede veramente tanto, ma tanto lavoro. E più che un lavoro impegnativo tutti i giorni, ha bisogno di una regolarità degli interventi, quindi fare proprio un calendario in cui scrivere tutte le zone del giardino, gli interventi che bisogna fare, e farli senza trascurare nulla. Ogni tanto ci si può prendere anche una pausa per un periodo, però poi bisogna recuperare, e purtroppo è così. È bellissimo avere un giardino, però effettivamente la natura tende sempre a riprendersi tutto ciò che gli viene tolto.
questo muretto di pietra prima di poterlo mettere a nudo per vedere gli interventi che sono da fare. E beh, qui bisognerà veramente togliere il tutto, però c'è anche un pericolo di crollo di questo muro, perché secondo me viene tenuto un po' su proprio dalla presenza dell'edera che lo ha attorcigliato e lo ha inglobato nella sua vegetazione, tra tutte anche le sue radici, anche perché l'edera è un qualcosa che si attacca alle pareti e quindi tende a tenere un pochettino il tutto. E quindi niente, questo è un lavoro che dovrò fare poi con Giorgio, magari ci mettiamo qua una domenica e cercheremo di fare una bella pulizia, mettendo un po' a nudo il muro e cercando di inserire all'interno un po' di cemento o qualcosa per dargli un po' di stabilità. Tirarlo giù e rimetterlo a nuovo è un qualcosa che non so se avremo il tempo di farlo, potrebbe essere uno dei lavori da fare poi nel corso del tempo, ma vediamo, perché richiederebbe veramente tantissimo lavoro e questi grandi lavori nati dalla trascuratezza, che poi richiedono giorni e giorni di lavoro per ripristinarli, tolgono poi, quando arriva la primavera, tempo a tutte le altre gestioni del giardino, le piante da bagnare, da potare, eccetera. E quindi vedete come è molto importante nel periodo invernale occuparsi proprio degli interventi con regolarità, in modo da non trovarsi poi davanti ad un qualcosa che il suo intervento richiede poi una marea di tempo, togliendolo poi alle cose che stanno cominciando magari a svilupparsi in giardino. Comunque di questo me ne occuperò poi con Giorgio. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere un altro punto dove è cresciuta dell'edera, lì un pochettino più gestibile, e ci cresce anche una bellissima rosa. Ho detto una bellissima rosa non perché è in fiore, stupenda, però è una rosa acquistata l'anno scorso, all'inizio dell'anno scorso, in primavera, sistemata qui in giardino. Questa è una rosa rampicante, non è una rosa sarmentosa, e quindi potete vedere che il suo sviluppo a un anno dall'impianto è un pochettino robusto alla base, creando questi rami però che hanno sempre questa leggerezza, no? E queste spine non particolarmente potenti. Quindi qui andrò poi a legare questo un po' ad arco in là, in modo che tutto ciò che viene messo un po' in orizzontale fiorisce sempre un pochettino di più. E poi in primavera andrò a fare una potatura per sistemarla un pochettino. Anche qui c'è edera, anche qui c'è un muretto. Questo lo pulisco un po' spesso come muretto, proprio perché c'è la rosa, e quindi con l'edera e i rovi che poi arrivano sarebbe veramente un qualcosa di inguardabile. Qui gli interventi saranno un po' minori, perché avevo già pulito la felce che cresceva qui. Io adesso butto tutto per terra, poi passo col mio cestino a raccogliere. Qui anche avevo dato un po' di pulizia alle felci. Qui è una pulizia più che altro estetica, perché c'è anche una staccionatina, qui c'è un posto dove noi mettiamo la legna, e anche qui vedete che sono cresciuti i rovi poi dove c'è un po' di trascuratezza i rovi arrivano subito, e poi ci troviamo sempre le mani ferite dalle loro spine. Il rovo è una pianta colonizzatrice. Quando si tagliano i rovi bisogna anche lì sempre sminuzzare per bene e portare in un preciso punto tutto questo mare di roba sminuzzata dei rovi, perché anche il rovo è una pianta che se ne lascia una sezione un po' grande per terra, schiacciandola, passandoci sopra, e poi magari arrivano le piogge, questa sezione potrebbe mettere poi le radici e ripartire con una nuova pianta, quindi un'altra pianta colonizzatrice come l'edera. Questo è un posto che mi piace tenere pulito, anche perché poi in primavera emerge il Dracunculus vulgaris con questi fiori enormi, e quindi qui ce n'è una pianta, una delle poche che mi sono rimaste. Ne avevo un'altra lì che poi ho spostato, però poi sono nate, poi per sbaglio ci sono passato con il decespugliatore, era un po' danneggiata. Qui invece in una posizione protetta, tutti gli anni emerge questa pianta in primavera, produce le sue foglie e poi crea questi fiori veramente molto molto grandi. Dracunculus vulgaris, ne ho anche parlato in un video di appuntamento in giardino. Fiori meravigliosi che sembrano quasi dei piccoli mostri, perché sono veramente grossi, porpora, con questa spata nera che esce fuori dall'interno, una sorta di calla gigante porpora rosso scuro. E poi naturalmente
Gli iris richiedono anche manutenzione durante l'inverno. Adesso vedete che qui c'è un sacco di materiale, a parte le foglie secche degli iris, ma c'è un sacco di materiale che si è depositato sopra questo gruppo di iris. Che cosa è successo qui? Questi sono stati piantati qui tantissimi anni fa. Successivamente abbiamo messo un agrifoglio. Qui ho raccolto già un pochettino di foglie, qui non le ho raccolte e quindi gli iris con le loro foglie secche e in più tutte le foglie dell'agrifoglio che sono finite all'interno creano un cumulo che bisogna assolutamente aprire, perché al di sotto di questo cumulo di foglie secche si crea troppa umidità e quindi i rizomi degli iris possono poi marcire e quindi la pianta poi in primavera non fiorisce più bene, abbiamo delle piante che non sono più tanto belle e quindi anche questo è un lavoro che si può fare in questa stagione. Quindi vado a togliere un po' di materiale attorno ai miei iris. In modo da liberare i rizomi e in modo che anche in inverno possano prendere la luce solare, così si scaldano, si asciugano e si mantengono sani. Quando vengono ricoperti ammuffiscono, marciscono e quindi poi non abbiamo le fioriture in primavera. Io qui ci vado un po' grezzo, perché tanto la pianta è ferma, ha delle nuove foglie che probabilmente si sono sviluppate in autunno, poi si sono bloccate per il freddo. Cerco di non danneggiarle, però cerco anche di essere abbastanza veloce e anche un pochettino grezzo, proprio perché qui se mi metto a togliere foglia per foglia non mi basta più, e anche perché le foglie dell'agrifoglio sono abbastanza spinose e quindi non ho un paio di guanti adatto. E in più c'è anche una curiosità sull'agrifoglio. L'agrifoglio è una pianta che ha imparato a sopravvivere, perché quando noi acquistiamo una piccola pianta di agrifoglio notiamo che le sue foglie della pianta molto bassa, quando la pianta è ancora alta 1 metro, 2 metri, 3 metri, le foglie sono spinose. Man mano che la pianta cresce di agrifoglio, che cosa produce? Produce poi delle foglie che perdono le spine, quindi diventano delle foglie arrotondate, assolutamente non spinose. Questo perché? Perché l'agrifoglio ha capito che ad una certa altezza possono arrivare degli animali a nutrirsi delle loro foglie, possono essere, non lo so, faccio degli esempi, un cervo, caprioli ed altro, e quindi per difendersi crea le spine. Quando supera una certa altezza la pianta capisce che lì non può più arrivare nessun animale a nutrirsi delle sue foglie. Qui non abbiamo le giraffe che sono veramente altissime e quindi ad una certa altezza pian piano nella sua crescita l'agrifoglio perde le foglie spinose e crea quelle arrotondate. Con la crescita proprio della pianta diventando adulta, la parte superiore dell'agrifoglio presenterà delle foglie che non sono assolutamente spinose. Per quello che riguarda invece i gladioli, dobbiamo lasciare, come per tutte le bulbose, tulipani, gladioli ed altre, dobbiamo lasciare le foglie durante tutta la stagione vegetativa, senza tagliarle, anche se non ci sono più i fiori e anche se danno l'aspetto un pochettino disordinato al giardino, perché le foglie, finché sono verdi, danno sostanze nutritive all'organo sotterraneo. Se noi togliamo le foglie dopo la fioritura perché vogliamo tutto bello ordinato, impediamo al bulbo di accumulare sostanze nutritive e di arrivare poi alla fioritura l'anno dopo con una bella pianta. Quindi che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo che tutte le foglie siano secche, vedete? Poi se c'è ancora in questa stagione invernale qualcosa ancora un pochettino di verde, è un verde ormai diciamo andato, nel senso è un verde che è rimasto un pochettino sulle foglie, ma non è più quel verde bello di una pianta che sta ancora crescendo e accumulando riserve. In questo momento questi gladioli sono in riposo e quindi io posso utilizzare due metodi. Allora, o tirarli per staccare le foglie, però si rischia di portare in superficie il bulbo e quindi si rischia di danneggiarlo magari, oppure possiamo semplicemente fare così, andiamo proprio alla base e tagliamo i nostri gladioli, così finalmente ci togliamo queste foglie che non sono più molto belle. Vado a ripulire anche un pochettino la zona in modo che si vede bene dove tagliare, proprio alla base.
se ci rimangono in mano toccandole, stacchiamole semplicemente così. L'importante è non portare in superficie il bulbo, perché poi andrebbe ripiantato, ma i bulbi meno li disturbiamo nella terra e meglio è. L'unico disturbo che dobbiamo darli poi è quello dopo 3-4 anni o anche dopo 2 anni di tirarli fuori per moltiplicarli. Vedete che vado bene in fondo. In questo modo anche qui ho ripulito la mia zona dei gladioli, ne ho tantissimi qua in giardino, quindi andrò a fare anche questo lavoro poi anche negli altri. In più c'era questo cerchio di foglie di Miscanthus che avevo sistemato qui per delineare l'area dei gladioli e niente, vedete che anche l'inverno poi deteriora anche molti materiali. Adesso questo poi lo andrò a tagliare, porto tutto nel compost e voilà. Io quando porto la roba nel compost cerco sempre di sminuzzarla perché aiuta un pochettino i microrganismi a fare il loro lavoro e in questo modo cerco di ottenere un pochettino più il compost un po' in fretta, perché se lasciamo della roba molto grande ci va più tempo perché si deteriori e venga poi lavorato dai microrganismi che ci sono nel compost. Quindi cerco sempre di sminuzzare un pochettino il tutto per aiutare anche loro a fare il loro lavoro. E anche perché mi occupa un po' meno spazio nella compostura. Ed eccomi qua davanti a uno degli interventi più importanti che faccio sempre nel mio giardino, ovvero quello di togliere le foglie che sono cadute dalle rose dal terreno. Allora, quando cadono le foglie dalle piante, finiscono nel terreno, si possono anche non togliere, perché poi deteriorandosi queste foglie portano delle sostanze nutritive al terreno e quindi è un beneficio poi per le piante che abitano quel luogo. Per quello che riguarda le rose potrebbe essere anche così per loro, perché queste foglie porteranno dei nutrienti nel terreno, però c'è da dire che le rose sono piante che si ammalano tantissimo e quindi più materiale togliamo al di sotto dei loro cespugli, per quello che riguarda la loro vegetazione spezzata e caduta, meglio le conserviamo. E quindi questo materiale di foglie va assolutamente portato via, perché qui c'è praticamente la malattia delle rose. Tutto ciò che in estate ha danneggiato un po' le rose per quello che riguarda i funghi e i virus si trova appunto nelle foglie che sono cadute. Potrebbe ancora allignare questa malattia sui fusti, ma qui possiamo fare magari un trattamento con del verde rame sulla pianta, però tutto ciò che cade dalle rose, le foglie che sono cadute per via del cambio stagione, sono assolutamente da eliminare. Adesso io lo faccio così con le mani per farvi vedere che bisogna ripulire per bene il tutto. Poi devo cercare di fare attenzione quando mi avvicino, perché sono sempre piante molto spinose. Bisogna accumulare tutto questo materiale e non va assolutamente portato nel compost. Questo andrebbe o bruciato o portato in una zona lontana del nostro giardino. Possiamo anche portarlo in discarica come materiale verde, perché contiene tutti quei batteri che possono danneggiare poi le piante nella nuova stagione. Quindi eliminiamo il tutto. Le rose sono delle piante stupende, meravigliose, anche abbastanza facili da coltivare per certi versi, però richiedono tanta attenzione e anche tanta cura. E uno di questi interventi da poter fare nelle rose è proprio quello della pulizia. Sono piante che amano la pulizia, sia nel cespuglio per quello che riguarda la potatura e l'apertura per fargli prendere un po' di arieggiamento all'interno, e pulizia del terreno, in modo che non ci sia nulla che possa portare poi in primavera ed estate delle malattie sulla pianta. Dei batteri ci saranno sicuramente già nella terra, perché poi delle foglie si sono deteriorate, quindi li hanno già depositati e quindi risaliranno pian piano nella rosa poi nel corso della bella stagione. Però più materiale lo togliamo e più permettiamo a questa pianta di essere sana e comunque di fiorire bene poi in primavera ed estate. E poi cosa dire? Il giardino ha bisogno anche, un po' la nostra casa, il giardino, è una casa piena di fiori e quindi anche qui bisogna essere ordinati e puliti. Io non sono una persona particolarmente ordinata, sono una persona pulita, però sono disordinato e quindi lascio sempre tutto perché poi vado a prenderlo, poi me lo dimentico, porto altro, poi quello lì che ho portato prima me lo riporto a casa e lascio l'altro lì al suo posto.
Qui potete vedere questo tavolo, qui sotto il gazebo del glicine bianco, che cos'ha al di sopra? Ha un paletto che serviva per fare i buchi per, pensate un po', costruire la struttura per l'orticello che avevo montato in primavera. E pensate che questo bastoncino è rimasto qui dalla tarda primavera fino adesso, e siamo già nell'anno nuovo. Quindi questo è da portare via. Una vecchia mangiatoia, l'abbiamo vista in un video di appuntamento in giardino che avevo utilizzato per dare a mangiare agli uccellini, si è distrutta nel corso dell'anno, l'ho messa qui perché ho detto la riparo, non la riparo, non so, vediamo che cosa fare. Niente, è rimasta qui fino ad ora. Qui c'è un vasetto, c'è un contenitore, una tinozza in cui ho piantato i tulipani. L'anno scorso sono fioriti in maniera straordinaria, li ho lasciati qui, ma questo qui rimarrà qui sul tavolo perché qui all'interno del terreno ci sono questi bulbi che porteranno i tulipani anche in primavera. Gli ho messo questo per coprirli un pochettino, dargli un pochettino di riparo, anche perché questo è finito in giardino e non è mai stato portato a casa, poi una vecchia insalatiera e rimarrà qua come riparo un pochettino dei miei tulipani. In più altre cose che si sono rovinate, che sono da portare via. Qui ci sono dei resti di banano quando ho fatto la potatura che ho lasciato sul tavolo perché ho detto ma potrei utilizzarli per fare magari delle cose intrecciate, potrebbe anche essere così, però sicuramente qui sul tavolo danno disordine. In più c'è un vaso che conteneva una pianta che è stata sistemata qui in giardino, probabilmente una delle 2 rose che abbiamo visto in un appuntamento in giardino che avevo sistemato qui. Questo vaso è rimasto anche qua in funzione di che cosa non lo so neanche più io. E quindi bisogna veramente in giardino essere anche un pochettino ordinati, no? Bisogna amare il giardino non solo per il fatto che osserviamo dei fiori, coltiviamo le piante, vediamo un uccellino che svolazza nel nostro giardino e ci dà tanta meraviglia, ma cercare di mantenerlo anche pulito e impegnarsi anche in questo, e soprattutto, come dicevo, in questo periodo, perché è proprio il periodo adatto per preparare il giardino alla primavera. E ricordo che quando partiranno poi tutte le piante con la vegetazione e richiederanno poi manutenzione, lì avremo molto meno tempo per poter effettuare i nostri lavori di pulizia. L'inverno è ancora lungo, ci sono ancora 2 mesi almeno di buono per poter effettuare tantissimi lavori. Concentriamoci nel giardino e diamo l'opportunità a questa casa piena di fiori di rimanere sempre pulita e in ordine per quanto è possibile. Ciao a tutti e ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao, io adesso faccio un pochettino di pulizia. Ciao ciao.